Vedremo come gli artisti si muovono all'interno della loro bottega, del loro studio e soprattutto i modelli come cambiano nel corso del tempo. Vediamo subito un'immagine, qui ci troviamo a una lezione dal vivo, vedete qui c'è proprio un modello dal vivo, questo personaggio qui al centro, siamo all'École des Beaux-Arts di Parigi alla fine del XIX secolo. E lo sapete, all'École des Beaux-Arts proprio si usa il modello in carne ed ossa da essere ritratto, diciamo, da vari artisti che sono qui, vedete, intenti a fare i vari studi. Innanzitutto, quali sono le discipline artistiche che hanno bisogno di modelli, che usano i modelli? Sono il disegno, quando si vuol disegnare un nudo per esempio, o la pittura, la fotografia, ma anche la scultura. Per queste discipline artistiche vengono usati dei modelli, modelli che nel corso del tempo cambiano. Considerate, la professione di modello è diventata una professione vera e propria per alcuni, è un lavoro e proprio autonomo, o a volte ci si serve di dilettanti, potrebbero essere per esempio spesso i familiari oppure gli amici degli artisti in questione. Una cosa che è non banale è quella che l'artista si trova davanti un modello e questo modello deve essere in grado di accettare uno sguardo insistente, scrutatore, che lo osserva nei minimi dettagli. Le pose infatti saranno di vario genere, si parla anche quando si parla di nudo accademico, di pose lunghe, sono pose che vanno mantenute un minimo di 20 minuti fino a 45 minuti. Pensate che cosa vuol dire stare 45 minuti in una stessa cosa. Poi sono necessarie, diciamo, anche delle interruzioni. Dopo questi 45 minuti è obbligatorio fare una pausa di 15 minuti e poi si può riprendere nuovamente la seduta. Se no ci sono delle pose che sono a volte più brevi, si parla di pose da qualche minuto fino a un massimo di 15 minuti in cui vengono fatti generalmente gli schizzi. La posa, lo stesso del modello, può essere una posa statica oppure fare una posa in movimento e tutto questo è fondamentale affinché l'artista che ritrae questo modello possa comporre la sua composizione artistica. Il modello però, in questo caso, quando si sceglie per esempio un modello come in questa scuola di belle arti, di atelier di pittura appunto a Parigi, ci si rende conto che il modello è proprio posto al centro, diciamo, di tutto il processo creativo. Guardate per esempio interni di atelier, anche sulla fine dell'Ottocento c'è il pittore intento a dipingere al suo cavalletto e sullo sfondo vedete c'è questa donna in posa, vestita, ma guardiamone altri molto veloci, ci rendiamo conto anche questo è un'opera, si intitola Nello studio dell'artista e capite bene come qui si vede addirittura il retro del cavalletto, si vede l'artista intento, guardate, a guardare la modella mentre la mano è già sulla tela con la tavolozza in mano, si intravede, vedete l'ombra della tavolozza e qui vedete la modella, sembra un po' annoiata, però qui ci fa capire anche come l'artista avesse a modello, sì, questa modella, ma guardate, ci sono disegni, ci sono dei busti, perché spesso si possono usare anche modelli non in carne e ossa. Allora, quando è che nasce il nudo accademico? Il nudo, abbiamo visto l'Accademia delle Belle Arti di Parigi, in quell'immagine fotografica, sappiate che l'Accademia dei Carracci nel Seicento è una delle più prestigiose, è un'accademia che nasce a Bologna e portano in age proprio il nudo accademico, cioè ci si basa su un modello dal vivo più lo studio dell'antichità. Addirittura poi nel XIX secolo si avrà il secolo è chiamato dell'orientalismo, in cui ci si ispirerà alla cultura che viene dall'Oriente come modelli e il nudo accademico che viene insegnato, diciamo, fino al 1970 proprio alle Accademie di Belle Arti. Guardate, vi volevo far vedere, c'è un sito, questo è il link per accedervi, è un sito dove vengono posti a disposizione degli artisti digitando diciamo questo indirizzo internet avrete tutta una selezione di pose da poter studiare e sfruttare di diciamo modelli che sono già disponibili.